Ciao amici e amiche del segno del cancro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 30 marzo al 5 aprile. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e potete integrarlo col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo innanzitutto ad inquadrare le energie principali, segni zodiacali da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Troviamo subito questo albero, quindi vuol dire già iniziare la settimana nel modo giusto e quindi in una buona energia, sicuramente molto attiva per crescita e evoluzione di alcune cose. Siccome spesso ha a che fare con l'analisi, col passato, con la possibilità di recuperare qualcosa di trascurato, oppure per valutare insomma man mano attentamente quello che stiamo facendo, però con l'accortezza, l'intelligenza, la cura di espandere, di migliorare. E un aspetto di miglioramento, anche di nuova connessione, è proprio l'anello. L'anello ha a che fare con l'unione, con la collaborazione, con gli impegni o proprio la determinazione e l'impegno che noi mettiamo e infondiamo nelle varie cose e anche nelle persone più strette. Quindi direi che sono favorite in questa settimana, appunto come vi dicevo, collaborazioni e accordi, non solo per le questioni più pratiche e lavorative. Si ha bisogno spesso di andare in accordo e in armonia con le persone più care e più vicine, quindi che può ritrovarsi finalmente questa armonia dopo dei conflitti, dopo alcune circostanze sfavorevoli, e invece può intensificarsi e migliorare ancora di più. Per altri aspetti c'è il diario o libro che ci fa capire che dobbiamo ancora studiare e valutare, e questo si riferisce proprio maggiormente a alcune cose a livello pratico, legale, burocratico, magari lavorativo, eccetera, e poi lo vedremo meglio insieme. I segni zodiacali da attenzionare sono particolarmente i segni di acqua, cancro, scorpione e pesci, e abbiamo quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Ambito amore, coppia single. Ovviamente alcune cose possono riferirsi anche alle amicizie o ai rapporti più importanti di famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare. Allora, il papavero ci porta un po' di non proprio tensione, perché magari noi abbiamo bisogno di valutare, di riflettere, di capire in silenzio alcune cose, quindi non è necessariamente negativa. Forse abbiamo proprio bisogno di questa pausa di riflessione per cercare come gestire al meglio, soprattutto appunto dal punto di vista delle relazioni. Il papavero ci fa capire che magari ci sono alcune cose che stiamo valutando, di o imporci in alcune situazioni o cercare un accordo o di adattarci. Sappiamo benissimo che alcune cose delle relazioni sono molto complesse, quel gioco di equilibrio dove c'è dare e avere, quindi sappiamo benissimo che non dobbiamo sacrificarci eccessivamente ulteriormente, e allora quindi abbiamo bisogno anche di capire quanto dare e mettere
essere in una relazione e quanto poi cercare quell'equilibrio in modo tale che sia anche l'altra persona. Sono argomenti, sono cose che ovviamente possiamo parlare per ore, ore, ore. Io mi riferisco ovviamente alla settimana e vedendo anche una buona predisposizione da parte vostra di andare d'accordo, di ritrovare quell'armonia e lo si vede qui. Quindi qui bisogna capire cosa desiderate, perché se sapete di vivere una situazione dove c'è bisogno di sacrificarsi, dove c'è bisogno comunque di tentare il più possibile per andare incontro, allora sapete già che cosa fare e sapete già che cosa otterrete e quindi il massimo dei risultati. Per i single, un po' particolare proprio il papavero perché vuol dire una specie di rinuncia e lì è importante capire, cioè se vi trovate di fronte a un interesse, a una persona dove le cose sono troppo complesse oppure vedete che al momento non c'è interesse, allora una parte di voi sta dicendo meglio lasciare andare e occuparsi di voi, di quello che vi fa stare bene e anche di occuparsi di qualche novità, di nuove possibilità. E infatti ve lo dico perché c'è il glicine che indica nuova connessione, conoscere una persona che potrebbe essere interessante, quindi ci parla di attrazione e di feeling. Quindi lasciare andare qualcuno, insomma qualcosa che non sta funzionando, direi che è molto più utile rispetto al trattenere e al rimanere in cose che non vi fanno stare bene. E adesso procediamo con l'ambito più pratico del lavoro, delle finanze. Vediamo che cosa vogliono dirvi. Allora, troviamo. Non deve spaventare questa carta, effettivamente quando esce uno può subito preoccuparsi, di sicuro ci sta dicendo che dobbiamo tenere alta la guardia, magari si tratta semplicemente di vivere delle situazioni conflittuali nel proprio ambiente, a volte si tratta di litigare con qualcuno, può essere un cliente, può essere qualcuno che lavora con noi, quindi sì, effettivamente ha principalmente a che fare con discussioni oppure con perdite di tempo, disorganizzazione, cose che ci possono mettere in crisi, ci possono dare fastidio. Ecco perché consiglio appunto di tenere alta la guardia. Poi nella peggiore delle ipotesi, è vero, si può avere a che fare con delle problematiche burocratiche, legali, avere a che fare purtroppo con delle persone un po' sospette, un po' non voglio dire cattive, diciamo, però a volte può anche succedere. Quindi io vi do delle indicazioni in modo tale che voi possiate comprendere in base a quello che vivete. Però, come vedete, abbiamo delle carte positive, sia la stanza sia giovane fanciulla. Positive in quanto riportare pace, riportare equilibrio o riuscire a superare delle difficoltà. Infatti come vedete anche qui risuona l'energia principale, è vero, di evoluzione e di crescita, però che comunque bisogna valutare, osservare e quindi anche comportarsi di conseguenza, cioè è privilegiato l'accordo, è privilegiato tutto quello che ci mette nelle condizioni di rinunciare a situazioni di disagio per cercare di andare oltre e non rimanere in situazioni negative per noi. Questo vale ovviamente per tutti, per le varie faccende e per chi è alla ricerca di lavoro è vero che c'è una fase di superamento, magari è la prima parte della settimana, poi ci sono cose molto più positive, nel senso che si deve studiare, si deve ragionare bene su come procedere nella vostra ricerca. C'è qualcosa che non sta funzionando o qualcosa che arriva, ahimè, ad essere negativo, può essere una risposta, può essere un qualcosa che magari non deve essere fatta adesso, quindi meglio rimandare o cercare, come vi dicevo, il più possibile di ridimensionare, di riadattare un po' la vostra ricerca
alle varie circostanze esterne. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Vi auguro una buona settimana. Ciao!